Prima di intraprendere la coltivazione degli ananassi, fa d'uopo prepararsi la necessaria terra. Da Manuale dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e forzata delle piante d'ortaggio, opera dedicata a Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, perché questo libro è del 1868. L'Italia era appena stata fatta, 1861, ma c'era ancora il re e la capitale non sarebbe stata Roma fino al 1871. Dei fratelli Marcellino e Giuseppe Roda, direttori e disegnatori dei Giardini Reali, membri corrispondenti della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino, soci corrispondenti dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, dell'Accademia dell'Agricoltura di Gand, della Società d'Agricoltura della Gironda Bordeaux, dell'Accademia Imperiale di Rouen, eccetera. Benvenuto se è la prima volta che rotoli con noi e bentornati a tutti coloro che rotolano con le ruote quadrate già da un po'. Questo è uno spazio di esplorazione. E questo è un video che fa parte del gruppo Libri Démodé, quei libri che hanno fatto la loro epoca, ma continuano a dirci qualcosa, ci dicono qualcosa di da dove veniamo, come pensavamo e anche come si è formato l'italiano, come si è diffuso. E questo libro, che parla appunto dell'ortolano e del modo di gestire la terra, è ricchissimo. Come probabilmente avrete dedotto dal titolo, in particolare oggi ci occuperemo del concime. Prima di addentrarci nel tema, due curiosità. Lo sapete perché gli attori dicono merda, merda, merda prima delle opere teatrali? E sapete perché la famosa opera d'arte del 1961, Merda d'artista, può essere definita un'opera scatologica? No, non esattamente, perché sono scatolette di latta contenente quella cosa lì. Se avete idea delle risposte, scrivetele sotto nei commenti mentre noi ci addentriamo. Poi ci ritroveremo alla fine del video per un piccolo approfondimento. Come annunciato, la copertina di oggi è Manuale dell'ortolano del 1868. Di questo ricco manuale andremo a leggere due parti. La prima riguarda l'annoso problema di come liberarsi delle lumache senza guscio. Il secondo, invece, sarà una breve selezione delle 55 pagine che parlano di concime, delle lumache senza chiocciola. Le lumache senza chiocciola, delle quali ne esistono di diverse grossezze e di vari colori, cioè di grigie, di gialle, di rosse, eccetera, sono desse ugualmente nocive alla pianta d'ortaggio e si distruggono in egual modo col dar loro la caccia di notte o di buon mattino, ovvero con l'attrarle in certi punti col mezzo di sostanze a loro grate, come la crusca, e ivi ucciderla, come abbiamo detto, per le lumache a chiocciola, cioè dandole da mangiare alle galline. Un'infinità poi di lumachini di piccole dimensioni, siano con la chiocciola o senza, si rinvengono in certi siti ed in tale abbondanza da rendere impossibile ogni coltivazione se prima il terreno non viene previamente mondato da questi animaletti. In questo caso, soltanto noi crediamo che le galline e le anitre possano rendere qualche servizio, ma essendo constatato che la calce e il guano sono pure efficacissimi per sbarazzarne i terreni infesti, così riesce facile all'ortolano il distruggerli con questi ingrassi, i quali applicati con ragionevolezza possono aumentare assai la fecondità della sua terra. Anche i rospi vengono da certi autori raccomandati come ausiliari al giardiniere per distruggere le lumache e molti insetti, ma in verità, per quanto crediamo innocuo questo schifoso animale e per quanti vantaggi possa adesso arrecare, noi ci accomodiamo niente affatto alla sua presenza e non osiamo raccomandarlo nemmeno se potesse virtù molte maggiori, persuasi che alla maggior parte desterebbe come in noi la più insuperabile ripugnanza. Capo quarto, delle concimazioni dei diversi concimi animali, solidi e liquidi del letame dei concimi vegetali e minerali, dello sterco umano. Tra i concimi animali di maggiore efficacia noi mettiamo in primo rango gli escrementi dell'uomo o dell'ingrasso umano, il quale può applicarsi convenevolmente a tutte le coltivazioni delle piante d'ortaggi, come l'ingrasso che attiva in singolar modo la loro vegetazione e la loro superiorità si verifica segnatamente nei terreni sabbiosi, ove sarebbe difficile ottenere soddisfacenti prodotti di cavoli, piselli, fagioli, eccetera, senza ricorrere a queste sostanze eminentemente fertilizzanti. E da questo proposito, senza ricorrere all'autorità dei cinesi, i quali, essendo considerati come il popolo il più pratico in agricoltura, stimano siffattamente questa sostanza da costituirne la base delle loro coltivazioni.
Noi troviamo in Italia molte località dove un tal concime non è meno apprezzato e usato quanto presso i cinesi, ed i rigogliosi prodotti che se ne ritraggono provano sovrabbondantemente la sua potente efficacia. Il relativo merito dell'ingrasso umano, come di tutti gli ingrassi animali, sta in proporzione delle qualità delle sostanze alimentari che lo ha prodotto. L'analisi chimica ci dimostra chiaramente la differenza che vi passa relativamente al valore produttivo degli escrementi del benestante, che si nutre di carne, e quelli del contadino o del povero operaio, che si nutre la maggior parte dell'anno con polenta e legumi. Dell'acqua delle filande. Nelle diverse città d'Italia ove si lavora la seta è conosciutissima quell'acqua che proviene dalle filande, ove il bozzolo venne messo nell'acqua bollente per potervi sviluppare il prezioso filo. Ebbene, quest'acqua, che deposta in grandi quantità fermenta facilmente, fornisce un utilissimo ingrasso liquido, sia che si voglia applicare direttamente, in stato più o meno puro a seconda della robustezza delle piante che si vogliono ingrassare, sia che si voglia aggiungere ad altre materie per accelerarne la fermentazione delle crisalidi dei bachi da seta. Abbiamo più sopra parlato dell'acqua delle filande come ingrasso, ma anche le crisalidi che furono a bollire in cotest'acqua, onde liberarle dal prezioso loro involucro setaceo, forniscono un ingrasso molto utile ed energico. Per utilizzare queste crisalidi si fanno desse disseccare al sole in sito appartato, per non molestare i vicini col cattivo odore. Si riducono in polvere e si spandono sul terreno per essere tosto sotterrate col raschiello a guisa della colombina, ovvero si adoperano ugualmente in stato liquido facendole macerare nell'acqua come abbiamo indicato più sopra. Degli avanzi d'animali di ogni sorta. La carne, il sangue, le spazzature dei macelli, quelle dei mercati, del pesce, i peli, la lana, gli avanzi di cuoio, tutte quelle materie insomma che vanno soggette a decomporsi ed a imputridirsi, possono fornire eccellenti ingrassi. Possiamo astenerci dal ripetere che si potrà mai abbastanza deplorare la colpevole ignoranza e la neghittosa trascuratezza dell'uomo che lascia disperdere questi preziosi elementi con danno della sua propria borsa e della salute altrui. Sarà per l'attenzione un po' generazionale che stiamo ponendo alla sostenibilità o alla sensazione di desiderio di ritorno alla terra, però questo libro mi sembra che caschi un po' a fagiolo in questo momento storico, dimostrando come con mezzi tutto sommato semplici si possa rispettare il territorio dove si va a creare la coltivazione e ottenere il meglio da esso, sia per le piante ornamentali che per le piante di cui nutrirsi. I fratelli Marcellino e Giuseppe Roda hanno fatto un'opera fantastica. A metà del 1800 hanno recuperato tutto il sapere praticamente europeo sulle coltivazioni e lo hanno reso disponibile per tutti quanti. Loro, da giardinieri reali in Piemonte, erano i responsabili della reggia di Racconigi, hanno avuto l'opportunità di viaggiare per tutta Europa e imparare le tecniche più moderne, introdurre delle stufe molto più moderne nelle serre, capire come coltivare delle specie non autoctone che per l'epoca erano riservate ai giardini dei signori, come gli ananassi o i pak choi cinesi, che riuscivano a coltivare molto bene. Divennero professori, ebbero veramente l'occasione di partire da garzoni e diventare persone molto importanti. Vorrei ora attrarre la vostra attenzione un attimo sul fatto che nella prima pagina, dove sono elencati i titoli dei signori Roda, si parla anche dell'Accademia dei Georgofili di Firenze. Io non conoscevo questa accademia, quindi come moderna Sherlock Holmes sono andata a cercare e ho scoperto che è un'accademia ancora attiva e molto al passo coi tempi. Propone ricerche e attività nel campo dell'agricoltura, ma anche della sostenibilità e delle costruzioni sostenibili, con convegni e conferenze continue. Hanno anche un ottimo archivio e una gran biblioteca, tutto disponibile. Se siete dalle parti di Firenze o se avete curiosità di approfondire queste tematiche, fate un giretto sul loro sito internet, perché come dicevo ci sono attività in continuazione. Nei link vi lascio una traccia per seguire la loro storia e il loro sito internet. Nella quarta di copertina oggi ci tocca approfondire le due curiosità che vi ho detto all'inizio. Vi è mai capitato di stare seduti in platea, attendere l'attimo in cui comincia lo spettacolo e sentire in lontananza un merda, merda, merda? Ecco, quelli erano gli attori che perpetuavano una gran tradizione, quella di augurarsi molte carrozze fuori dal teatro, e le carrozze sono trainate dai cavalli e i cavalli fanno tanta cacca. Quindi tanta cacca, tanti spettatori. E per quanto riguarda la merda artista di Manzoni del 1961, non tutti l'hanno apprezzata, tant'è che Buzzati, vi ricordate di Buzzati? Abbiamo fatto un video apposta, ve lo lascio nella descrizione.
tant'è che Buzzati faceva parte di quelli che non erano proprio entusiasti del lavoro di Manzoni, ma vero è che Manzoni ha avuto la capacità comunque di rompere con l'idea dell'arte in senso classico. Nel 2016 una delle sue scatolette di latta di merda d'artista è stata venduta per 275.000 euro e che io sappia nessuna scatoletta è mai stata aperta. Ma veniamo alla domanda che vi ho posto: perché quest'opera la definirei scatologica? Non per la scatoletta, come vi dicevo, ma perché scatologico, se fate una ricerca etimologica, anzi vi lascio i link nei commenti, vuol dire che ha a che fare con gli escrementi. Per esempio un discorso scatologico, in questo caso un'opera d'arte scatologica, da non confondere assolutamente con escatologico, perché tra scatologico e escatologico ci sia forse una qualche connessione. Escatologico si riferisce al fine ultimo, al momento della morte, allo scopo della nostra vita, per cui certe religioni, per esempio, possono essere escatologiche. Anche per escatologico vi lascio i link in descrizione. Di escrementi si potrebbe parlare in molti modi, perché in realtà oltre alla ricchezza chimica che abbiamo visto utilizzata come fertilizzante, possono essere utilizzati per esempio come combustibili oppure seccati in adeguata maniera come materiali da costruzione. Magari voi conoscete qualche uso tradizionale o sperimentale, scrivetelo sotto nei commenti così ne possiamo parlare. Vi saluto ma non vi lascio soli, perché vi invito a cliccare sul video dell'Artusi che parla della cucina nel 1800 e vi lascio anche il video di Buzzati e dei suoi bellissimi racconti. Grazie di essere rimasti con noi fino a qui e continuate a rotolare con noi. Ciao! Si può definire un'opera scatologica? Grazie! Con questa cara può essere un discorso scatologico.